Nel cuore della Puglia, dove il sole danza tra gli ulivi e le colline della Valle d'Itria, sorge Alberobello, un luogo che pare sospeso tra sogno e realtà. Immaginiamo di camminare lentamente tra le sue viuzze, dove ogni trullo è un sussurro del passato e ogni pietra vibra di storie contadine. La storia di Alberobello, un borgo nato dalla necessità e dall'ingegno. Nel XVI secolo, il territorio che oggi ospita Alberobello era una fitta selva chiamata Silva Arboris Belli, il bosco dell'albero della guerra. I conti Acquaviva d'Aragona di Conversano, feudatari della zona, decisero di popolarla con famiglie di contadini provenienti dal vicino feudo di Noci. Ma c'era un ostacolo, la prammatica de Baronibus, una legge del Regno di Napoli che imponeva tasse su ogni nuovo insediamento urbano. Per evitare il pagamento dei tributi, i conti ordinarono che le abitazioni fossero costruite senza malta, utilizzando la tecnica della pietra a secco. Queste strutture, facilmente smontabili, non venivano riconosciute come edifici stabili e quindi sfuggivano alla tassazione. Così nacquero i trulli, capanne coniche che univano funzionalità, resistenza e una bellezza disarmante. Nel corso del XVII secolo, il villaggio crebbe attorno ai rioni Monti e Aia Piccola, ma rimase sotto il giogo feudale fino al 1797. In quell'anno, 7 coraggiosi cittadini alberobellesi si recarono a Taranto per chiedere al re Ferdinando IV di Borbone l'affrancamento dal dominio dei conti. Il sovrano accolse la richiesta e, con un decreto datato 27 maggio 1797, proclamò Alberobello città regia, liberandola dalla servitù feudale. E così, tra le pietre calcaree e i tetti conici, Alberobello non è solo un borgo, è il simbolo di come l'ingegno umano possa trasformare un vincolo in un'opera d'arte. I trulli sono il frutto di una tecnica antichissima, la messa in opera a secco di pietre calcaree senza l'uso di malta o cemento. Questa scelta non fu solo dettata da necessità economiche o normative, ma anche da una profonda conoscenza del territorio. La pietra, raccolta direttamente dai campi durante la bonifica, veniva impilata con maestria per creare muri spessi fino a 1,5 metri, capaci di isolare dal caldo estivo e dal freddo invernale. La copertura, a forma di cono, è una falsa cupola costruita con anelli concentrici di conce aggettanti, chiusa da una pietra centrale detta a chiave di volta. Questa forma non è casuale, favorisce la ventilazione naturale, la raccolta dell'acqua piovana e la regolazione termica interna, rendendo il trullo un esempio di sostenibilità ante litteram. Sui tetti dei trulli, dipinti con latte di calce, compaiono simboli enigmatici, croci cristiane, segni zodiacali, cuori e simboli anatomici, figure solari e lunari, animali mitologici o protettivi. Questi segni, spesso legati a credenze popolari, avevano lo scopo di proteggere la casa, identificare la famiglia o invocare prosperità. Il pinnacolo, elemento litico posto alla sommità del cono, poteva assumere forme diverse: sfera, disco, piramide, pisside. Alcuni studiosi ritengono che rappresentasse la firma del maestro trullaio o un segno di appartenenza a una comunità. Nel cuore di Alberobello, in piazza Sacramento, si trova il trullo sovrano, l'unico trullo a 2 piani, costruito nel XVIII secolo dalla famiglia Perta. Con la sua cupola alta 14 metri e i 12 coni aggregati, rappresenta l'evoluzione dell'architettura a trullo. Qui fu usata anche la malta, segnando il passaggio verso una maggiore stabilità. Oggi è un museo storico, arredato con mobili d'epoca e sede di eventi culturali, concerti e spettacoli teatrali. I rioni. Rione Monti, il più turistico, con oltre 1000 trulli, botteghe artigiane e scorci da cartolina. Qui si respira la vivacità del borgo e si possono ammirare i trulli più iconici. Rione Aia Piccola, più autentico e silenzioso, con circa 400 trulli ancora abitati. Le sue stradine strette e tortuose conservano l'atmosfera di un tempo, lontana dal clamore. Camminando tra queste architetture ancestrali, si ha la sensazione di entrare in un mondo parallelo, dove la pietra parla e il cielo ascolta.
La cucina di Alberobello è profondamente radicata nella tradizione contadina. È una cucina povera, sì, ma ricca di identità e gusto, dove ogni ingrediente è scelto con cura e ogni ricetta tramandata con amore. Primi piatti. Orecchiette con cime di rapa. Simbolo della Puglia, queste piccole orecchie di pasta fresca vengono condite con cime di rapa, aglio, alici e mollica fritta. Un piatto che unisce l'amaro della verdura al sapido del pesce in un equilibrio perfetto. Cavatelli con cacioricotta e rucola. Pasta fresca dalla forma allungata, servita calda o fredda, con pomodorini, cacioricotta grattugiato e rucola selvatica. Un piatto fresco, estivo, che profuma di orto e sole. Lasagna con baccalà. Una variante locale della lasagna, con strati di pasta alternati a baccalà, cipolla e pomodoro. Un piatto rustico dal sapore deciso. Secondi piatti. Braciole al sugo. Involtini di carne di cavallo farciti con pecorino, aglio e prezzemolo, cotti lentamente in salsa di pomodoro. Serviti spesso con orecchiette, sono un piatto celebrativo, ricco e avvolgente. Polipetti in pignatta. Polpi cotti in terracotta con pomodoro, cipolla e peperoncino. Un piatto che profuma di mare e tradizione. Cozze fritte e insalata di polpo. Le cozze vengono impanate e fritte, croccanti fuori e morbide dentro. L'insalata di polpo, invece, è fresca e aromatica, con prezzemolo, limone e olio extravergine. Contorni e antipasti. Lampascioni al forno. Bulbi selvatici dal gusto amarognolo, cotti con patate, olio e spezie. Un piatto antico che racconta la resistenza e la sapienza contadina. Fave e cicorie. Crema di fave servita su cicorie lessate, con olio crudo. Un piatto povero, ma profondamente nutriente e simbolico. Dolci. Pettole dolle. Frittelle di pasta lievitata, servite calde, cosparse di miele o zucchero. Tipiche del periodo natalizio, evocano il calore delle case e il profumo delle feste. Cartellate. Rosette di pasta fritta, immerse nel vincotto o nel miele. Un dolce che celebra la tradizione e la manualità femminile. Vini. Il primitivo di Manduria, prodotto anche nelle cantine di Alberobello come la cantina Albea, è un vino rosso intenso, con note di ciliegia, amarena e spezie. Con un grado alcolico che può superare il 14%, è perfetto per accompagnare carni rosse, formaggi stagionati e piatti robusti. Altri vini locali includono Negro Amaro, corposo e tannico. Verdeca, bianco fresco e aromatico. Susumaniello, spesso vinificato in rosato. Ogni pasto ad Alberobello è un viaggio nel tempo, un incontro tra la terra e la tavola, tra la memoria e il gusto.